Ciao ragazzi e benvenuti allora in questo video dove andrò a mostrare bene come si fa l'arpeggio di Re maggiore e Si minore. Ho già trattato in precedenza gli arpeggi di Do maggiore e Sol maggiore e relative minori, quindi non intendo fermarmi, andrò a mostrarvi tutti gli arpeggi fino all'ultimo che è quello di Sol bemolle maggiore. Andiamo allora ad esaminare bene questo arpeggio di Re maggiore e Si minore. Andiamo allora ad analizzare come fare questo arpeggio di Re. Come anche detto per gli altri arpeggi che avevo spiegato, le note che girano sono sempre tre. In questo caso abbiamo Re, Fa diesis e La. Queste tre. Questa quindi è la triade maggiore della tonalità di Re. Partiamo quindi con la diteggiatura anche spiegata sul libro, ricordo tecnica moderna del fisarmonicista verso la fine del libro, dove abbiamo gli arpeggi nei tre modi, questo è il primo modo di arpeggio. Abbiamo quindi Re, Fa diesis e La, sempre stessa diteggiatura 1, 2, 3, 5 come per il Do e per il Sol. Attenzione adesso, c'è un piccolo cambiamento, dobbiamo mettere il numero 1 su un tasto nero. Questo non era mai accaduto finora. Nel caso degli arpeggi nel primo modo, invece, vediamo che purtroppo ci tocca proprio farlo, quindi dobbiamo posizionare, quindi non vi preoccupate, non è il libro che sbaglia, effettivamente bisogna mettere il pollice sul diesis. Questo risulta essere un arpeggio molto più difficile di quello di Sol, proprio per colpa, tra virgolette, di questo diesis. La posizione del primo rivolto, quindi in questo caso, è questa qui. Come vedete, la prima e l'ultima sono due tasti neri e dobbiamo proprio andare a fare questo movimento qua. Poi abbiamo il secondo rivolto abbastanza facile, torniamo alla normalità, quindi sui tasti bianchi. Attenzione a questo numero 3, lo vedete sul Fa diesis, quello dell'ottava superiore. Ok? Quindi concentratevi soprattutto sul primo rivolto. Questo è proprio il più difficile. Io consiglio di fare specialmente solo i primi due movimenti, quindi quello dell'arpeggio base, fondamentale, e poi del primo rivolto. Solo questi due all'inizio, perché già cambiare la posizione della mano è già molto difficile. Vedete che già mi sono preparato il pollice qui. Poi qui il pollice rimane abbastanza tranquillo. Abbiamo questo 3 sul Fa diesis. Infine abbiamo l'ultimo arpeggio che, come sappiamo, è uguale al primo, quindi è uguale al primo, però è sull'ottava superiore. Ok, questo quindi è l'arpeggio di Re. Torniamo indietro adesso, manteniamo la posizione per tornare indietro. Qui prepariamo il mignolo, allarghiamo il pollice. Ecco qui è l'arpeggio quello difficile con i due diesis. Consiglio comunque di stare sempre in fondo al tasto nero. Quindi se dovete premere, ad esempio questo arpeggio, non fatemelo così con la mano molto interna. Forse potrebbe risultare più facile, ma in realtà è un riflesso automatico errato della vostra mano. In realtà dovete cercare di fare il possibile per tenerla, cercare di colpire questi tasti neri alla fine del tasto, sia col pollice che col mignolo. Così avete meno intralcio nel fare il movimento. E poi l'ultimo arpeggio finale per tornare al Re. Rivediamolo pian pianino.
Ovviamente non vi preoccupate di guardare la tastiera, cioè assolutamente dovete guardarla la tastiera il più possibile, dovete sapere dove mettete le dita, quindi risparmiate molto tempo se guardate dove mettete le dita, in modo da fare quanto prima i tasti giusti, premere il tasto giusto, altrimenti se andate, non lo so, certe volte mi capitava di sentire chi non voleva mai guardare la tastiera e andava un po' a casaccio magari per cercare di beccare la nota, però non è un vanto quello di non guardare la tastiera, o almeno all'inizio, insomma, quando si impara una cosa nuova. Anzi, aiutatevi molto guardando la tastiera, soprattutto su queste cose con questi diesis difficili. Adesso passiamo a vedere la relativa minore, quindi Si minore. La triade del Si minore, ormai conosciamo il gergo tecnico, la triade sono le 3 note che girano attorno all'accordatura minore del Si, sarebbero Si, Re e Fa diesis. Quindi Re e Fa diesis come prima, però abbiamo il Si questa volta. Lasciate che alzo un pelo la visuale in modo che riusciamo a vedere meglio. E arriviamo all'ottava alta. Allora, si parte così, quindi vedete che ho il medio molto esposto, arriva sul tasto nero. Sul secondo movimento, quindi sul primo rivolto, abbiamo il numero 2, l'indice sul Fa diesis. Ecco, nel caso del Si minore abbiamo il secondo rivolto, quindi il terzo movimento, ad essere complicato perché abbiamo appunto questa strana configurazione della mano. Come vedete ho il pollice molto allungato e le altre dita abbastanza attaccate. Il mignolo va a beccare il tasto nero sul Fa diesis, quello dell'ottava superiore. Infine abbiamo il Si finale, che è uguale al Si quello basso, però sull'ottava alta. Poi abbiamo il ritorno. Ecco qua il passaggio difficile, ricordatevi, quindi da questa posizione abbiamo questa posizione. Ecco, anche qui pian pianino fate solo questi 2 movimenti all'inizio, in modo da abituarvi subito, ovviamente guardando sempre la tastiera. Poi abbiamo il terzo, infine abbiamo di nuovo il primo. Ecco, allora gli arpeggi sono tutti abbastanza simili, ormai capito il meccanismo, però io comunque ve li esporrò tutti, soprattutto quelli un po' più particolari con questi diesis, in modo che non abbiate alcun dubbio. E adesso andiamo alla fine del video. Molto bene, questo era per quanto riguarda l'arpeggio quindi di Re maggiore, il primo con il diesis come avete potuto vedere, e andremo avanti con il prossimo video con l'arpeggio di La maggiore. Vi mando un saluto, ciao!